Ormai da un po' di settimane che diciamo, se c'è una pista dove Ferrari può andare forte e puntare a lottare per il podio, è proprio Monza. E così è successo, abbiamo visto il podio di Sainz, la battaglia tra Carlos e Charles, con un po' di tensione durante la gara, con il team radio a Leclerc non rischiare nulla, per evitare di far saltare un podio Ferrari a Monza che era fondamentale, dopo il cambio di power unit su entrambi i piloti, quindi motore al 100%, bassa resistenza aerodinamica della SF23 e quindi alte chance di essere seconda forza, come alla fine si è dimostrata, si voleva evitare un intoppo finale. Molti si sono lamentati del fatto che Sainz poteva dare DRS a Leclerc a inizio gara per difendersi da Perez, però è difficile in quella fase iniziale di gara chiedere a un pilota di fare una scelta del genere, anche perché gli stacchi erano molto vicini. Si poteva fare, forse sì, ma non mi sento di considerarla come una colpa del team o di Carlos. Detto questo, nel video di oggi andiamo a parlare della prestazione di Ferrari a Monza, cosa ha dimostrato e quali sono i segnali positivi e negativi per le prossime gare a partire da Singapore. Non voglio tanto soffermarmi sulla polemica che è successa su Twitter tra Leclerc e la madre di Sainz, tutto il putiferio che è successo per dei like messi a delle foto. Le considero più delle frecciatine che dei casi eclatanti di cui parlarne. Come sempre, like e iscrizione se vi piacciono i video, ma ora iniziamo. Prima, sigla. Abbiamo visto nelle scorse gare prima di Monza una SF23 molto difficile da capire, da settare, con un comportamento picky. A volte sottosterzava, a volte sovrasterzava. Abbiamo preso come esempio l'incidente di Leclerc in qualifica in Olanda. Soprattutto i piloti sono lamentati dell'handling molto difficile da monoposto. Ma a Monza sicuramente è stato fatto un passo in avanti. Con un'ala posteriore molto scarica, è stata ripresa quella utilizzata a Monza l'anno scorso, e i tecnici di Maranello pensano di aver trovato la chiave per settare al meglio la SF23, in modo da evitare di avere dei problemi meccanici. E l'interazione aeromeccanica tra tutti i componenti della monoposto è sicuramente il punto più delicato su cui i tecnici Maranello hanno lavorato di più sulla SF23. E Ferrari ha come punto critico soprattutto i tracciati con high downforce, quindi da alto carico, rispetto ai tracciati da minor carico. L'abbiamo visto a Spa e l'abbiamo visto anche qui a Monza, dove per tutto il weekend Ferrari è stata più competitiva di tutti gli altri team e si è dimostrata seconda forza dietro Red Bull, con un Sainz che è stato per tutto il weekend in palla e più forte di Leclerc, dalle prove libere alla qualifica, dove è riuscito a prendere addirittura la pole position davanti a Verstappen, e in gara dove è riuscito a conquistare un gran podio dietro alle Red Bull. Abbiamo visto per esempio in Olanda un carico troppo spostato sul posteriore che rende l'anteriore poco preciso e quindi la macchina difficile da guidare, e quindi Ferrari è di fatto una macchina front limited, in quanto l'anteriore non si dimostra abbastanza solido. In più, quando si aumenta l'incidenza delle ali si va a creare un sottosterzo che è difficile da risolvere a livello meccanico con il setup, perché andando a intervenire troppo sulle ali, sulla parte anteriore e posteriore, si va a spostare anche il bilanciamento e quindi la monoposto cambia il carico ideale che deve avere in quella pista, come abbiamo visto in Olanda, che è una macchina un po' troppo scarica. Questa cosa non è successa a Monza perché non c'era il bisogno di caricare troppo l'ala anteriore e l'ala posteriore, anzi erano totalmente scariche per cercare la massima prestazione sul rettilineo e la minor resistenza. In questo modo si è potuto studiare un assetto prima delle prove libere, durante le simulazioni, che corrispondesse poi all'assetto che hanno confermato in pista. In tutto questo discorso troviamo come imputato principale la sospensione anteriore, che complica la gestione dinamica della SF23, perché Ferrari ha un camber insufficiente sulla sospensione anteriore. E molti di voi staranno chiedendo: ma cos'è il camber? È la capacità del sistema sospensivo di mantenere l'inclinazione delle ruote, e questo è fondamentale soprattutto nelle curve di ampio raggio e che si affrontano ad alte velocità. E infatti, non so se ci avete fatto caso, Ferrari faceva molta fatica nel T3 a Monza. Come mai? Perché c'è la scarica, è una curva veloce dove serve avere un buon grip e quindi un buon camber che regge la sospensione anteriore e mantiene l'inclinazione, e c'è anche la parabolica che comunque è una curva molto veloce, e proprio in quel punto Red Bull faceva la differenza. E tutti gli altri team utilizzano un anti-dive del 15%, Red Bull con la RB19 anche di più, e questo aspetto aiuta a mantenere un camber costante.
importante. E si può vedere quasi a occhio nudo che Ferrari ha meno camber degli altri team. I triangoli della sospensione anteriore sono posti quasi in maniera parallela, mentre dovrebbe esserci una maggiore inclinazione. Mercedes ha già cambiato il camber a Monaco, per esempio, sulla sospensione anteriore, ma è anche vero che Ferrari non può cambiare di punto in bianco questo aspetto perché andrebbe a modificare tutta la dinamica del veicolo. Quindi bisogna aspettare l'anno prossimo per vedere un anti-dive più marcato sulla sospensione anteriore di Ferrari, che è un grosso problema e limita i diversi setup che si possono utilizzare in pista. Ora che abbiamo analizzato i punti di forza e i punti deboli di Ferrari che sono emersi a Monza e anche delle possibili soluzioni, andiamo a vedere tutto il putiferio che si è scatenato sui piloti, su Leclerc e Sainz in questi giorni post Monza. Oltre ai vari like tattici messi su Twitter, la questione dell'onore di Leclerc eccetera eccetera, voglio soffermarmi sulle dichiarazioni di Carlos Sainz Senior, che subito dopo la gara è stato il primo a prendere parola e a iniziare questa situazione un po' di zizzania tra i piloti. Ha detto che è strano che in Ferrari alcune volte i piloti si possono attaccare e altre volte no, facendo riferimento a Sainz che quando è dietro a Leclerc non può attaccare il monegasco, mentre al contrario quando Leclerc è dietro a Sainz, come è successo a Monza, i piloti sono liberi di lottare. Io penso che in Ferrari ovviamente adesso hanno capito che il loro pilota di punta sia Leclerc, questo è evidente. Sainz ha fatto un weekend ottimo, strepitoso a Monza e ha dimostrato che ha talento, come sappiamo, perché Carlos è un pilota veloce e proprio per questo io penso che Carlos meriti un team all'altezza del suo talento, come può essere Audi a partire dal 2026. Infatti questi battibecchi che ci sono tra Ferrari, Leclerc e Sainz secondo me andranno a sfociare poi più avanti in una divisione dei due piloti, perché Sainz non vuole fare il secondo di Leclerc e vuole avere un team tutto suo, quindi potrebbe optare per esempio di andare in Sauber e poi Audi. Sappiamo che entrambi i contratti Leclerc e Sainz scadono alla fine del 2024, quindi ci vorrebbe un altro anno di convivenza e poi Sainz potrebbe andare in Sauber, che diventerà Audi dal 2026, per essere il primo pilota lì, e Leclerc rimanere in Ferrari. Secondo me questo è lo scenario che farebbe comodo a tutti, con Ferrari che potrebbe finalmente puntare in maniera chiara, evidente sul primo pilota, ovvero Leclerc. Leclerc una volta per tutte potrebbe ricevere supporto del team che è mancato in questi mesi, ma oserei dire in questi anni, negli altri anni con Sainz e anche con Vettel in passato, e Sainz potrebbe avere finalmente un team dove si ritrova primo pilota e quindi supportato al 100% in ogni sua decisione e anche nello sviluppo della macchina. Tra l'altro sappiamo che l'entourage di Sainz sta cercando altri team dove il pilota spagnolo potrebbe andare, quindi non c'è neanche da escludere l'opzione che potrebbe andare in un altro team oltre a Sauber, che poi diventerà Audi. Sappiamo che il contratto di Guanyu Zhou scade alla fine di quest'anno, mentre quello di Bottas alla fine del 2025, e Sainz potrebbe prendere il posto di uno di questi due piloti. Si era già vociferato prima di Monza che Sainz avesse un pre-contratto con Audi e non lo voglio escludere, e un'altra intenzione di Carlos è quello di sapere con largo anticipo il suo futuro. Vuole arrivare nel 2024 sapendo già dove correrà gli anni dopo. Questo significa che vuole o rinnovare o cambiare team e farlo sapere il prima possibile, anche alla fine di quest'anno. Insomma, la situazione attuale in Ferrari è molto caotica e Carlos Sainz Senior ha dato quel messaggio che secondo me porterà poi alla rottura di Sainz in futuro con Ferrari, anche perché sappiamo che il padre gestisce molto il figlio anche sugli accordi fatti in Formula 1, sia in passato con i diversi team, con Ferrari stessa, McLaren, con Renault ai tempi con Toro Rosso, e Ferrari secondo me farebbe bene a puntare anche su un altro pilota che possa fare il secondo di Leclerc. Parliamo anche dei test Pirelli fatti a Fiorano con pista bagnata. Ferrari ha fatto questi test provando anche una specifica molto più carica dell'ala posteriore in vista della gara di Singapore, che sarà a metà settembre, e Singapore è un tracciato simile a Ungheria, Olanda, dove richiede una macchina con alto carico aerodinamico. Su Ferrari non mi aspetto una buona gara a Singapore proprio per questo, perché ha fatto fatica in tutte queste piste. In generale la SF23 è una macchina che si comporta bene nelle piste da minor carico e minor resistenza, ma l'obiettivo dei tecnici di Maranello è quello di stabilizzare le performance della SF23. Infatti, se nelle simulazioni si rispecchieranno gli stessi esiti poi della pista di Singapore, che sia seconda, terza o quarta forza, però che i valori annunciati prima del Gran Premio siano gli stessi di quelli dopo, allora lì potremo dire che è stato fatto un primo passo in avanti per comprendere al meglio il comportamento di questa macchina molto indecifrabile. I Ferrari stanno pensando di portare già qualche novità a Singapore per aumentare il carico. Si utilizzerà la specifica più carica dell'ala posteriore e l'obiettivo principale è dare ai piloti un monoposto facile da guidare, che quello è stato il problema principale riscontrato in Olanda. Io mi aspetto una Ferrari che farà molta fatica a Singapore, spero di sbagliarmi, ma non sono così ottimista a sto giro. Ultimissima cosa, abbiamo visto che
che i controlli della FIA sul Budget Cup 2022 sono stati fatti e nessun team ha sforato questo limite. Questo è quello che ha annunciato la FIA, questo è il riscontro finale. Fatemi sapere cosa ne pensate voi della prossima gara a Singapore, come avete vissuto Monza. Tra l'altro sono stato stracontento di incontrare tantissimi di voi in pista, in fan zone. Abbiamo fatto qualche foto e siamo scambiati 4 chiacchiere e ci siamo divertiti in un weekend unico che ci ha regalato una pole di Ferrari e un podio straordinario. Meglio di così sinceramente non poteva andare per Monza, per Ferrari, secondo me. Detto questo, raga, come sempre vi ricordo di lasciare un like se vi piacciono i video qui sul canale, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessun contenuto sulla Formula 1 e sull'automotive. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.